Volevo parlare oggi di energia e volevo parlare di energie rinnovabili perché sul nostro sito abbiamo una sezione dedicata a delle infografiche che pubblichiamo a intervalli regolari. Una delle ultime è estremamente interessante, almeno dal mio punto di vista, in quanto parla di energie rinnovabili. Tutti sappiamo cosa sono le energie rinnovabili. Sono quei sistemi di produzione dell'energia elettrica che non dipendono dai combustibili fossili, ovvero non dipendono dal carbone, dal petrolio. Sono quindi quelle fonti tipo l'idroelettrico, il fotovoltaico, il geotermico, che quindi dipendono da elementi naturali per la produzione dell'energia elettrica. È interessante perché dà una visione molto semplice, molto breve, facilissima anche da consultare, dove si vede la percentuale di energia rinnovabile che viene impiegata in Italia ma anche nel mondo e che presenta peraltro in Italia notevoli sviluppi nel prossimo periodo. È previsto, se non sbaglio, un incremento del 30% per l'anno prossimo, con un decremento dei costi di investimento per la produzione di questo tipo di energie. È interessante notare che anche paesi come la Cina, dove c'è un fortissimo consumo di energia per evidenti motivi, si stiano spostando su queste energie alternative. Dopodiché, a seconda della conformazione geografica delle nazioni e a seconda anche della tradizione, ad esempio in Italia è interessante notare che c'è una forte componente di energia idroelettrica, ma da sempre siamo una delle nazioni, diciamo così, che produce energia elettrica tramite fiumi, dighe e quant'altro. Mentre in altri paesi c'è un forte sviluppo dell'eolico. In ogni caso, lascio a voi la consultazione di questa breve infografica perché, ripeto, è estremamente interessante. E direte, cosa c'entra questo con Temco? Beh, sapete che mi piace definire l'energia termica come un'energia di secondo o terzo livello. Perché? Perché è un'energia sempre indiretta, ovvero per generare energia termica o asportare energia termica, quindi raffreddamento o riscaldamento, abbiamo necessità comunque come fonte primaria dell'energia elettrica, quindi di una fonte che generi elettricità per dare potenza ai compressori, alle pompe, ai ventilatori, ai riscaldatori elettrici e quant'altro. È quindi interessante capire quali possono essere gli sviluppi futuri di questa energia rinnovabile. È chiaro che il discorso ci interessa da vicino ed è chiaro che già in fase di progettazione, quando andiamo a progettare le nostre macchine, siamo molto molto attenti al consumo energetico. Proprio per questo motivo, sempre più ci si sposta su sistemi che consentano di modulare la potenza, in modo da ottenere il giusto livello termico con il consumo di energia elettrica necessario in quel momento. Nei prossimi video direi che possiamo parlare di questo argomento declinato sui vari tipi di macchine. Buona giornata a tutti e grazie per avermi seguito.